Ciao ragazzi, ben ritrovati su Chess Trainer. Oggi appuntamento con la storia. Infatti andremo a vedere la partita immortale, la vera partita immortale fra Andersen e Kieseritzky, giocata addirittura nel 1851. Ragazzi, stiamo parlando di 174 anni fa, quindi questa è la vera partita immortale e vi dico è la partita che viene più giocata durante le esibizioni, le scacchiere viventi, e ancora oggi diciamo è tanto di moda perché effettivamente è una partita a dir poco spettacolare. Allora, bando alle ciance, iniziamo a vedere questa partita che inizia con E4. Io cercherò di commentarvi questa partita dal punto di vista umano, ok? Perché ovviamente una partita di più di 180 anni fa, quasi 180 anni fa, analizzarla da un punto di vista di computer, di motore, siamo tutti bravi oggi con i nostri computer e quindi cercherò, ecco, di valutare anche alcuni aspetti posizionali logici senza tenere in considerazione la valutazione del computer. Poi ovviamente vi farò il paragone, ma comunque cerchiamo di ragionare con la logica. Come avete notato dal badge, ho assegnato a tutti e due i giocatori il titolo di GM. Ovviamente ai tempi non c'erano questi titoli, ma siccome erano due dei più forti giocatori al mondo dell'epoca, noi gli assegniamo questa onorificenza. E allora il nero qui gioca E5 e finalmente per la prima volta vi porto sul canale il gambetto di re. Perché Andersen gioca F4? Dovete sapere che questa mossa, prima dell'avvento dei motori, era una delle varianti più giocate su E4 e 5, perché è uno dei principi fondamentali negli anni del secolo scorso, che comunque è uno dei principi fondamentali anche nella nostra epoca, è l'occupazione del centro. Quindi il gambetto di re va a sostituire un pedone laterale del bianco con uno centrale del nero, e quindi in ottica logica questa era sicuramente un'apertura molto intelligente da fare. Oggi purtroppo i nostri computer invece ci dicono che dopo per F4 il nero ha vantaggio e ovviamente non possiamo contraddire le macchine. A gioco corretto il nero qui ha un leggero vantaggio, tuttavia dal punto di vista pratico bisogna sempre discutersela. A maggior ragione in questa partita immortale, quindi vediamo un po' come è continuata. Addirittura Andersen gioca la variante con alfiere C4, che oggi è ritenuta secondaria, oggi la principale no? È cavallo F3, perché alfiere C4 qui permette la mossa donna H4 e il bianco è costretto a giocare la mossa re F1. Ok, a questo punto nella moderna teoria noi qui sappiamo che con la mossa D6 il nero a gioco corretto dovrebbe avere una posizione di leggero vantaggio. Come sempre vi dico leggero vantaggio da computer, poi lo dobbiamo dimostrare. Il fatto è che il bianco ha un re mal posizionato, no? C'è il re in F1, quindi sembrerebbe un po' debole. Tuttavia il bianco ha un vantaggio notevole di sviluppo e al centro, che adesso andremo ad esercitare con la mossa cavallo F3. Quindi diciamo non fatevi illudere dalla debolezza del re in F1, perché il bianco prende tanti tempi di gioco. Poi a gioco corretto, insomma, è stato dimostrato che il nero sta bene, però dal punto di vista pratico è molto interessante. Tant'è che qui nella posizione in realtà il nero gioca B5, che è una mossa che, se la guardiamo con gli occhi fissi sul motore, ovviamente ci può sembrare una mossa sbagliata. Tuttavia, secondo me questa mossa è una mossa profondamente logica, perché allora il nero sta ridando il pedone che aveva guadagnato qualche mossa fa. Tuttavia con questa mossa, diciamo, stiamo togliendo intanto l'alfiere dalla diagonale principale, che è appunto la diagonale A2G8, e dopodiché ovviamente stiamo ipoteticamente aprendo due case molto interessanti per l'alfiere, dal momento che il re comunque è bloccato in F1. Con la teoria moderna noi sappiamo che oggi questa mossa non porta a niente, il bianco ha già recuperato quello che aveva perso prima, tuttavia dal punto di vista logico, vedete ragazzi, non è proprio campata in aria la mossa B5. Il nero allora adesso continua con cavallo F6, sviluppa i pezzi e, come dicevo prima, il bianco approfitta del cattivo posizionamento della donna per sviluppare il cavallo in F3. La donna va in H6 difendendo il pedone in F4, tuttavia la donna rimane mal collocata e fra un po' lo vedremo. Bianco continua con lo sviluppo, gioca questa D3 e qui il nero si fa un po' ingolosire giocando la mossa cavallo H5.
Ok, questa mossa anche non soltanto da un punto di vista di motore, ma anche dal punto di vista logico-pratico non mi convince, perché il nero è abbastanza indietro di sviluppo e ha i pezzi comunque mal collocati, una su tutti, ovviamente la regina. Quindi probabilmente il nero dovrebbe un attimino correre ai ripari sviluppando qualcosina. Ad esempio qui intanto un colpo di C6 male non fa, e poi soprattutto magari sviluppare l'alfiere in C5, iniziare un po' a portare i pezzi in gioco. Invece cavallo H5 diciamo è una mossa che va a difendere a oltranza questo pedone, ma non partecipa allo sviluppo. Chiaramente qui stiamo facendo una minaccia, anche che è la minaccia di cavallo G3, e fin qui diciamo siamo tutti d'accordo che il nero ha questa minaccia. Tuttavia comunque questa minaccia non è sufficiente, il nero sta un po' perdendo dei tempi di sviluppo, quindi secondo me questa è una prima imprecisione reale da logica pura e non da motore, ecco. Il bianco continua con cavallo H4, questa mossa anche, diciamo, è una mossa non corretta secondo il computer, perché il bianco, diciamo, sta un po' facendo lo stesso errore, cioè si sta lasciando prendere dallo sviluppare, diciamo, andare a occupare queste case, che ovviamente sembra una casa molto caliente e interessante, tuttavia anche il bianco dovrebbe un attimino muoversi con lo sviluppo, e probabilmente intanto qui bisognava iniziare con torre G1, per ovviamente evitare la minaccia, e dopodiché ci sono tanti piani interessanti. Uno su tutti, torre G1 qui ha una minaccia abbastanza chiara, che è quello di fare la mossa G4. La mossa G4 è molto forte perché ovviamente il nero non può mangiare in passant perché la regina in H6 è in presa, e in caso di cavallo che torna indietro in F6, a quel punto G5 fa una forchetta e prende il pezzo. Quindi torre G1 in realtà era una mossa molto forte che, diciamo, impediva la tattica con cavallo G3 e poneva dei problemi pratici al nero a causa della minaccia di G4 G5. Però vabbè, Andersen si è fatto ingolosire, cavallo H4, voleva portare il cavallo in F5, probabilmente aveva previsto che questa partita col cavallo che adesso va in F5 sarebbe diventata la partita immortale vista dopo 200 anni anche, e quindi ha voluto giocare cavallo H4. Il nero qui gioca donna G5 e finalmente, diciamo, il bianco mette questo cavallo in F5. A questo punto il bianco ha raggiunto uno scopo abbastanza importante, ha una casa molto utile per il suo cavallo, e sostanzialmente, diciamo, il nero ha i pezzi un po' legati perché la donna deve difendere il cavallo, e il pedone comunque rimane inchiodato, e quindi qualunque mossa che io faccia con il pedone, questo pedone non mi può mangiare, e in tutto ciò il nero non ha sviluppato altri pezzi, quindi dal punto di vista pratico la posizione inizia a essere piuttosto critica per il nero, motivo per cui il nero qui aveva assolutamente bisogno di giocare una mossa importante che era G6. Questo perché il nero doveva necessariamente risolvere la situazione, andare subito a premere sul cavallo e, non di poco conto, difendere il suo. Quindi a questo punto su H4 io potevo giocare la mossa donna F6 e, diciamo, risolvevo qualche problema. E invece qui il nero gioca C6, scusate, che è una mossa non buona, perché il bianco qui gioca la mossa G4. Ecco, la mossa G4 qui da computer non è la mossa più forte, però di nuovo vi invito, no, a ragionare dal punto di vista logico, perché qui, diciamo, l'unica mossa decente per il nero di nuovo sarebbe stata la mossa G6. E la cosa che a me diverte è che in questa partita, che è proprio una partita dove si sacrificano tutti i pezzi, anche il motore qui avrebbe sacrificato pezzi facendo torre G1, G per, donna H4, e qui invece di spostare l'alfiere, che permetterebbe, diciamo, una semplice alfiere C5 che sarebbe molto pericolosa, qui anche il computer giocherebbe sull'iniziativa facendo donna F3, e anche col pezzo in meno, diciamo, cerca di giocare sul fatto che il nero ha la donna mal piazzata e tutti i pezzi a casa. Ovviamente questo gioco corretto è vantaggio nero, però insomma dal punto di vista pratico il nero dovrà ancora risolvere un paio di problemi di servizio, non ultima ovviamente la posizione della donna, e anche
l'eventuale posizione del re, che non è per nulla chiaro questo re, diciamo, dove troverà un po' di pace su questa scacchiera. Probabilmente né corto né lungo potrà andare, quindi diciamo dovrà forse rimanere al centro e il bianco avrà delle possibilità di attacco naturalmente, no? Comunque qui diciamo su G4 abbiamo detto G6 era la mossa più corretta. Anche qui su C6 il computer suggerisce alfiere A4, ma alfiere A4 è una mossa che noi non vogliamo vedere, ragazzi. Qua, per chi... io ho fatto tantissime volte tantissime scacchiere viventi e questa partita insomma l'ho giocata in tutte le salse. Qua bisogna fare G4, non importa quello che dice il motore, vogliamo assolutamente G4, perché se G6 il nero non l'ha fatta prima probabilmente non la farà anche adesso. Infatti il nero gioca cavallo F6 e a questo punto Andersen gioca torre G1, una mossa molto pericolosa perché diciamo difende il punto G4 e a questo punto quindi di nuovo voglio prendere spazio con H4, o meglio, più che prendere spazio voglio diciamo porre qualche domanda alla regina nera, che adesso è davvero un po' fuori gioco. E qui di nuovo una mossa critica da parte del nero. Il nero avrebbe dovuto giocare la mossa H5 perché dopo H4 donna G6, G5, adesso il nero avrebbe guadagnato la casa G4. Questa casa avrebbe fatto tutta l'importanza del mondo perché il cavallo in G4 è molto forte ed era assolutamente necessario, perché guardate come va la partita. Il nero si dimentica di fare H5 e accetta il sacrificio di pezzo, e questa partita dopo C per B5 è incredibilmente già persa, perché il bianco fa H4, donna G6, H5. Quindi diciamo il bianco gioca in questa maniera per togliere ulteriori case alla donna, e a questo punto donna F3. Ovviamente donna F3 va immediatamente a fare una minaccia, stiamo minacciando alfiere per F4 e questo vorrebbe dire prendere la regina. E allora il nero, diciamo qui chiese rischi, gioca cavallo G8, cerca di dare spazio alla regina. Probabilmente c'erano mosse migliori per il nero rispetto a cavallo G8, però insomma non è così tanto criticabile. Il bianco ovviamente mangia, donna F6, cavallo C3, il bianco sviluppa difendendo B2 e su alfiere C5 adesso arriva la magia. Arriva la magia con Andersen che inizia a sacrificare tutti i pezzi, giocando appunto la mossa cavallo D5. La mossa cavallo D5 va sostanzialmente a lasciare tanta roba in presa, e dopo donna per B2 qui arriva la mossa vera e propria, che è alfiere D6. Vi dico, oggi con i computer alfiere D6 non è più la mossa più forte. Qui il computer preferisce banalmente togliere la torre. Cerco di spiegarvi il perché. Il bianco in questa posizione ha uno sviluppo troppo forte e un attacco troppo forte, quindi gli basta fare torre 1 e dopodiché continua il suo attacco e riesce a vincere lo stesso. Invece, come ha giocato Andersen con alfiere D6, dà l'opportunità al nero di catturare un po' di materiale e quindi magari avere un po' di controgioco. Ma ragazzi, a noi non importa, alfiere D6, sacrifichiamo le 2 torri per lo spettacolo, quindi cioè non importa se torre 1 è la mossa più forte. Qua alfiere D6 un'altra mossa, no? Che sacrifica praticamente tutto, e qui il nero ha giocato alfiere per G1, mangia la prima torre, e qua arriva una mossa chiave che spesso diciamo questa posizione viene utilizzata come un esercizio per i principianti con il bianco che deve trovare questa mossa. E qui la mossa molto bella è la mossa E5. A cosa serve questa mossa E5? Banalmente a chiudere l'influenza della donna sulla casa G7, e quindi andiamo a sacrificare l'altra torre, non importa, perché dopo donna per A1 e Re2 a questo punto il nero non ha nessuna mossa legale per evitare il matto. Anche il matto è altrettanto spettacolare. Ok, il nero fa cavallo A6, poco cambia, e il matto è questo qua. Cavallo per G7 scacco, Re D8, e adesso noi vorremmo fare alfiere 7 scacco, però ovviamente il cavallo controlla E7 e quindi diciamo il cavallo in A6 controlla C7, il cavallo in G8 controlla E7, quindi non abbiamo la casa di matto ancora, e la casa di matto la otteniamo con questo bellissimo sacrificio di donna.
donna F6 scacco, un sacrificio di deviazione, cavallo ovviamente adesso deve mangiare, dopo alfiere 7 si raggiunge appunto questo matto della partita immortale, e quindi diciamo davvero, davvero spettacolare. Ovviamente messa al computer, vi ho fatto vedere anche magari qualche mossa più corretta che poteva essere giocata da parte dei due giocatori, però resta un capolavoro di partita. Giusto per vedere l'ultima parte dell'analisi, qui invece di alfiere per G1 la mossa consigliata è donna per A1, scacco. In realtà però la posizione è comunque compromessa, perché dopo re 2 e donna B2, qui importante diciamo il nero cerca di ottenere del controgioco, però qui c'è questa mossa qui, re D2, che banalmente difende il punto C2, e come prima quando il nero va a mangiare in G1 c'è la mossa E5. E diciamo la situazione è simile a prima. Su alfiere B7, mossa furba per liberare diciamo le case per il re. Comunque il bianco vince in questa maniera: cavallo per F7 scacco, re D8 e donna per F7, e adesso l'iniziativa del bianco ovviamente è troppo prepotente, minaccio matto, e qui questa posizione non è più salvabile. E quindi ragazzi vi rimetto la posizione di matto finale, quella vera, con alfiere 7 matto, con il bianco che ha sacrificato 2 torri, una regina e innumerevoli pedoni e pezzi durante la partita. È una partita bellissima e ancora oggi noi ne apprezziamo la bellezza, seppur appunto non con le mosse migliori del computer, ma che a noi importa davvero poco. Quindi per chi non la conoscesse, spero oggi di avervi portato un po' di cultura scacchistica con la vera partita immortale. Ormai questo termine partita immortale viene un po' abusato, specialmente qui su YouTube. Questa è la vera partita immortale, quindi spero che vi sia piaciuta, e io come sempre, se volete supportare il canale, vi invito a iscrivervi, a lasciare like, commenti. Adesso c'è anche l'hype, c'è questa funzione nuova, e niente, noi ci rivediamo al prossimo video.